In questo video continuiamo l'esempio del video precedente andando a configurare un dispositivo di input sui GPIO del Raspberry per essere letto da OpenHub 3 tramite GPIO Binding. Utilizziamo quindi un contatto magnetico usato spesso negli antifurti per le porte, le persiane e le tapparelle, connesso a un GPIO e tramite OpenHub ne leggiamo l'input. Per questo esempio utilizziamo un contatto magnetico di quelli che si inseriscono normalmente nelle persiane, collegato a un GPIO del nostro Raspberry. Quindi abbiamo una terminazione del nostro contatto che va al GPIO, in questo caso 24, e l'altra terminazione che va a massa. La chiusura del contatto praticamente mette a massa il pin del GPIO, dandoci quindi il segnale di input che vogliamo comandare. Andiamo a vedere quindi come configurare il tutto su OpenHub. Andiamo quindi sull'interfaccia di OpenHub e andiamo a crearci il dispositivo di input. Quindi andiamo sul nostro Think che avevamo già usato precedentemente, il PGPIO Remote, e andiamo ad aggiungere un canale, questa volta di tipo input. Quindi questo lo chiamiamo CH contatto 24, che è il numero del GPIO, contatto 24. Lo mettiamo di input, diciamo che il pin è il 24 e creiamo il nostro canale. A questo punto creiamo il classico item da collegare al canale di tipo switch e l'abbiamo creato. Quindi andiamo subito a fare un esempio e chiudiamo il contatto. Chiudiamo il contatto, lo apriamo, chiudiamo, lo apriamo e non succede niente. Primo motivo, il GPIO deve essere configurato in modalità lettura, quindi input. Dobbiamo usare da riga di comando il comando pix, che tramite dei flag mi permette di interagire con il GPIO. Quindi prima cosa andiamo a vedere in che modalità è il pin 24, scrivendo pix mg24. Ci viene detto che è in modalità 1, che vuol dire output. Nel nostro caso a noi serve che sia in modalità input, quindi lo andiamo a settare scrivendo M24R, che sta per read, ricontrolliamo ed è diventato in modalità 0, che vuol dire input, quindi lettura. Torniamo sul nostro OpenHub e vediamo che non succede ancora niente. Questo potrebbe essere anche dovuto alla resistenza di pull up. E infatti, come vedete, qui non ho messo nessuna resistenza di pull up, che normalmente serve a stabilizzare l'input, perché il Raspberry le ha interne e quindi si possono attivare tramite software. Quindi andiamo a fare un altro comando pigs, che è il pud sul GPIO 24 U finale, per dire che vogliamo attivare la resistenza di pull up. Ok, fatto questo comando andiamo a controllare l'input. Vedete che è andato in on. Adesso chiudiamo il contatto, va in off, lo apriamo, va in on. Quindi questa configurazione si dovrebbe fare tutte le volte che si deve interagire con il GPIO. Questo vuol dire che al reboot del Raspberry questa configurazione andrebbe rifatta. Quindi per ovviare a questo problema ho preparato uno script nella cartella script di OpenHub che viene eseguito in automatico al riavvio del sistema appena tutte le things sono inizializzate. Questo script non fa nient'altro che eseguire i comandi che ho eseguito prima tramite pix in maniera automatica al riavvio di OpenHub. Quindi la prima cosa da fare è andare a verificare che su OpenHub sia installato l'exec binding. Io infatti non ce l'ho, che mi permette di eseguire dei comandi di shell direttamente sul sistema operativo. Quindi lo vado ad installare. Ok, poi andiamo sulle rules, quindi andiamo a creare una nuova regola.
la chiamiamo GPIO init, gli diciamo che deve essere eseguita su un evento di sistema che è l'inizializzazione del thing. Aggiungiamo la action, gli diciamo che vogliamo eseguire uno script e in questo editor di testo andiamo a scrivere execute command line e gli diamo il path completo del nostro script. E poi possiamo anche scriverci una riga di log così possiamo vedere nel log se passa da questa parte. Salviamo, lasciamo la regola in idle, andiamo quindi sul nostro Raspberry, ci mettiamo in tail sul log e lanciamo la regola. Ecco che ci viene scritto GPIO init, quindi la regola viene eseguita correttamente. A questo punto possiamo fare un riavvio del sistema e verificare che il GPIO si setti nel modo corretto. Quindi facciamo un reboot e aspettiamo. Eccoci tornati online, quindi verifichiamo subito col comando pigs in che stato è il pin 24. Stato 0, perfetto, quindi a questo punto nel nostro Open Hub torniamo all'home page, ricarichiamo bene, abbiamo appena riavviato, quindi andiamo a controllare che il nostro item lavori correttamente. Aiuto, scusate. Ok, on, off, on. Perfetto, funziona tutto. Nel prossimo video mettiamo insieme input e output e vediamo come far sì che tramite delle regole di Open Hub riusciamo a fare interagire i vari dispositivi di input e output, tutti gestiti dal GPIO del Raspberry.